Eccoci qua amici con la prova di un inchiostro un po' particolare, perché ve lo ripropongo dopo molti anni la recensione del Gnoi Sumire, Gentle Ink di Sailor. Gli inchiostri Sailor hanno spesso come caratteristica quella di essere degli inchiostri belli tosti, con una viscosità molto elevata, quasi adatta a lubrificare un motore, da quanto sono viscosi, dotati anche di un odore abbastanza forte, un odore che si sente non solo stappando il calamaio, ma anche quando si comincia a scrivere si sente proprio nei primi istanti, soprattutto se vi appoggiate, se vi avvicinate un pochettino al piano di scrittura. Quello di oggi è il Gnoi Sumire, è un inchiostro in questa veste qua, in questo calamaio, che non è più prodotto da un po' di tempo, infatti me lo sto centellinando, anche se si trova comunque anche con nome diverso nelle nuove linee che Sailor ha proposto. Inchiostri che sono tendenzialmente abbastanza costosi, non nascondiamocelo. Gli inchiostri Sailor lo sono un po' in generale con tutte le loro collezioni, dalla serie degli inchiostri Shikiori agli inchiostri Storia, i Manio, insomma fino ad arrivare alla serie Studio che ha un prezzo abbastanza elevato, anzi parecchio elevato. Però hanno anche una formulazione un po' diversa dal resto del mondo, chiamiamola così. Ve l'ho detto, tanta viscosità e delle tinte che restano ben fisse sul foglio e anche aderenti, molto aderenti a quello che promettono. Yamabudo, Yamadori, Okuama sono innanzitutto dei nomi che ricordo. Proprio un iscritto al canale mi raccontò che derivano dalla tradizione giapponese, dalla spiritualità legata ai fiori, alle piante. Mi ricordo che parlavamo anche della serie Manio. Insomma, c'è una bella tradizione dietro, c'è una cultura che spero di poter approfondire alla prima occasione, ma c'è anche tanta qualità nel pigmento, nella formulazione, che quindi va ad aiutare dei pennini, per esempio, particolarmente appuntiti, particolarmente aguzzi, che necessitano quindi di essere lubrificati, ma che secondo me aiuta anche molto i pennini, quelli flessibili, proprio per il fatto di questa viscosità che mantiene con più facilità l'adesione al materiale, quindi ai rebbi, quando vanno a dilatarsi, e quindi riesce ad essere più coprente e quindi a creare meno quell'effetto binario che talvolta capita quando i rebbi si allargano improvvisamente. L'ho caricato guarda caso sulla Custom 74 col pennino Soft Fine. Andiamo a vedere un pochettino il calamaio. È un calamaio che ha una forma, come avete visto, abbastanza particolare. L'imboccatura è generosa, senza dubbio, un'imboccatura larga, ma quello che contraddistingue questi calamai è questo controcappuccio, che forse controcappuccio, questo lo vedete all'interno, questa vaschetta che serve come caricamento per la penna, in quanto tappando il calamaio, andandolo a rovesciare, si carica, un po' come ad esempio il sistema della Röhrer-Klinger e altri simili, che consentono quindi di caricare la penna senza doverla immergere fino in fondo. Quindi è molto pratico, molto diciamo anche intelligente tutto sommato. Viene col calamaio, non lo si acquista a parte, e quindi bene così. L'analisi sensoriale mi fa vedere un blu intenso, ma più che un blu direi che è un bluette, un violetto, anzi qui siamo abbondantemente in quegli inchiostri della gamma del blu che sono mixati con il magenta, con il violetto, con il viola, e quindi determinano questo violetto. Un blu elettrico intenso, uno zaffiro scuro, insomma c'è veramente di che godere per chi ama e apprezza queste tinte.
unite a che cosa? Ad una viscosità elevata. Lo vedete o lo avrete visto anche nelle foto che sono passate, a come l'inchiostro si depositi sul collo del calamaio e con molta pacatezza e calma discenda, un po' come faccio sempre questo esempio nei corsi, un po' come l'effetto Marangoni quando si analizza il vino, soprattutto quelle muffe nobili, quei vini da meditazione che hanno un indice di viscosità o di oleosità eccessivo e formano quegli archetti sul bordo disco del bicchiere. Bene, andiamolo a provare, non me lo riannuso perché so già che mi stordirebbe il naso, ma vi ho detto, ha un odore abbastanza persistente, ma comunque molto presente. Carta Rhodia per incominciare, poi l'andremo ad analizzare come sempre anche su altre carte sulle quali ho fatto delle prove pregresse. Un inchiostro che però va detto bello sì eccetera, però è un pochettino fetentello, dai, per essere gentili, è un pochettino difficile da pulire. Un po' come tutti gli inchiostri che rientrano in questo tipo di gamma cromatica. Mi viene in mente il Bilberry della Diamine, ma anche per esempio, spostandoci su qualcosa di più chiaro, per esempio il blu di Leonardo, Officina Italiana. Sono inchiostri che hanno bisogno di essere lavati, rilavati, per mandare via anche gli ultimi residui dal pennino. Non che creino particolari incrostazioni se lavati, però invece che 1-2 lavaggi ne richiedono 3, talvolta 4. Però è una bellezza. Io ho un rapporto ma no, non si può dire amore e odio con i Sailor, però non è un amore incondizionato, e cioè mi piacciono molto perché questa viscosità e quindi questo effetto denso quando vado a stenderlo come fosse una pennellata, mi piace perché c'è una omogeneità nella stesura dell'inchiostro che io apprezzo, mi piace, soprattutto su certe carte è assolutamente di rilievo. Però è anche vero che per chi ricerca la scorrevolezza, questa viscosità rallenta un pochettino il fluire, lo scorrere del pennino, perché comunque c'è proprio una pastosità, mi viene da dire, nella formulazione, che chi è amante o ha bisogno di scrivere velocemente e a lungo potrebbe invece riscontrare quasi come un limite, non dico un difetto, ma insomma ci sono inchiostri che fanno meglio, ecco, per quelle esigenze. Il nome è il Nioi. Vi faccio vedere calcando un po'. Tanto questo è un pennino che veramente non ha paura di niente, al contrario del pennino FA che se avessi premuto in questa maniera avrebbe poi avuto i suoi problemi a ritornare di un grado fine. Questo è un Pilot. SF che sta per soft. Quello che è bello di inchiostri come questi è che tanto andiamo a premere, tanto cerchiamo invece il tratto sottile, rendono sempre bene e mantengono una fittezza del pigmento che non varia dal tratto, quello pieno e denso, a quello sottile, ma andiamo ad analizzarlo meglio con il riscontro da vicino. Prima fatemi vedere se è passato dall'altra parte, perché questo è un inchiostro che tendenzialmente non si fa tanti scrupoli, quindi attenzione con carte più leggere o meno lavorate che ve lo ritrovate anche dall'altra parte. Qui non passa, si vede forse appena dove ho premuto di più, ma solo perché si è così rigata la carta. Eccolo qua. Vedete che consistenza ci sia nel pieno, cioè nella pienezza del tratto, quando sono andato per esempio ad allargare forzatamente anche i rebbi,
e quando invece il tratto è sottile. La tinta, cioè la gamma, è la stessa, ce n'è solo di più, cioè c'è più inchiostro perché il tratto è più largo, ma la gamma cromatica è identica. Bene, vuol dire che è un inchiostro che sa il fatto suo. Tanto che io mi tenga sottile, leggero o vada a premere, la tinta è quella. E poi comunque essendo così viscoso, si ha quasi l'idea di dare la classica pennellata, perché il movimento, quindi il gesto del pennino che va a flettere ricorda molto da vicino quello di una pennellata. Lo provo e l'ho provato anzi su una carta diversa da quella Rhodia, una carta pigna style, quindi più porosa, più economica, rigata, però come si può vedere il colore di questo inchiostro è ravvisabile a dispetto di una carta, la pigna, meno luminosa, di una carta rigata, invece questa è bianca. Questo è scritto oggi, questo a 3 settimane, quindi stabilità assolutamente, ovviamente al netto di che cosa? Che la carta Rhodia è una carta che crea maggior contrasto e una capacità maggiore di evidenziare le caratteristiche cromatiche dell'inchiostro, però è molto più contenuta la variazione rispetto ad altre carte. Guardate, anche nel tempo non c'è alcuna variazione. Qui l'ho provata, vi dicevo, con la stessa Custom 74, anzi già che ci sono facciamo una prova, il tempo che si asciughi, ma vedrete che la tinta, lo si può già notare adesso, è praticamente identica. L'ho provata anche, invece che col pennino Flex, con il pennino WB della Kaweco e come vedete la tinta, la tonalità è praticamente identica, quindi un inchiostro che diciamo riesce a scrivere sopra un po' le differenze di pennini, gradazioni e anche di carta. Andiamo a vedere però se su questa carta passa il foglio. Non lo ha passato, però vedete che dove sono stato un pochettino più lì a scrivere qualcosina, qualche traccia appena appena. Andiamolo a vedere su altre carte. Allora, per esempio questa è la Fabriano e Cocqua, una carta comunque abbastanza avoriata, scusate che giro il quaderno perché se no mi cade, però questa volta l'ho provato su un pennino, il Twisby 1.1, un pennino corsivo. In questo caso ho notato, al di là diciamo, del colore avorio della carta, un po' una piccola variazione di saturazione, un po' come se su questo pennino un po' più largo il colore apparisse un po' meno saturo, un pochettino più leggero. Potrebbe essere anche solo la carta, ma siccome mi è capitato anche in corrispondenza di altre circostanze nelle quali l'ho utilizzato, ecco, segnalo questa cosa che con dei pennini un pochettino larghi di tipo corsivo come questo, o stab in generale, tende un pochettino ad alleggerirsi e a schiarire un poco. Lo vediamo sulla carta invece Clairefontaine, di nuovo con questa penna, col pennino della Custom 74, guardate che spettacolo a me piace molto questo inchiostro. Non sono un amante in generale degli inchiostri che si spostano verso il blu, verso il viola, però questo mi piace, mi ricorda da vicino anche il Sailor Yonaga, che mi piace persino di più perché lo trovo un po' meno viola, ecco, giusto per ribadire il concetto che ho appena accennato. Mi ricorda qualche inchiostro? Sì, mi ricorda per esempio il Kaweco Royal Blue, sebbene il Royal Blue, come spero si possa notare, è un po' più blu e un po' meno violaceo, però me lo ricorda abbastanza. Invece si avvicina molto al Monteverde Sapphire della collezione Gemstone. In questo caso trovo che siano abbastanza simili, sebbene questo sia più verso il mirtillo
quindi abbandoni un pochettino quella colorazione magenta e si sposti verso il viola scuro, verso proprio il mirtillo, quindi un pochettino più deciso. Giusto per farvi un paragone e capire di cosa stiamo parlando, questo è il Noi Sumire, questo è il Bay State, e un altro Sailor invece lo metto qua, decisamente diverso che gli Yomoji, per farvi vedere come il blu possa, con delle dominanti diverse, qui un pochettino di giallo, quindi di verde, qui un pochettino senza dominante perché qui c'è del rosso, apparire molto diverso. Del resto è uno dei colori che più si presta proprio per essere contaminato, variato, e quindi insomma la bellezza del blu sta anche in questo, cioè nel riuscire ad accontentare tutti. Un inchiostro però in definitiva molto pastoso, un inchiostro con un indice di viscosità molto elevato, che però ripaga soprattutto nei pennini elastici, nei pennini flessibili e in questa pienezza del tratto quando è richiesta, e quando soprattutto dobbiamo scrivere su carte molto diverse. Troviamo sempre il nostro colore, se è quello preferito siamo a cavallo. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto alle prossime recensioni.